Oh, buongiorno amiche ed amici, non vi ho sentito entrare. Oggi ho preparato per voi un altro video con alcune curiosità sulla R15. Se vi siete persi i miei video precedenti, trovate i link nella descrizione. Per questo video ho tirato fuori dalla mia libreria The Black Rifle. Per dirla in poche parole, The Black Rifle è semplicemente il miglior libro che sia mai stato scritto sulla storia e sulle origini della R15. Il libro infatti comincia appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il concetto di calibro intermedio, e si conclude con i primi prototipi dell'M4. Purtroppo il libro non viene più stampato, però se riuscite a trovare una copia, vi consiglio caldamente di comprarla senza pensarci due volte. Io infatti potrei fare anche 97 video con le curiosità sulla R15 e probabilmente riuscirei a coprire solo un decimo dei contenuti di questo libro. Per evitare di annoiarvi troppo, durante il video cercherò di essere il più sintetico e schematico possibile. Però se c'è qualche argomento che vi interessa particolarmente, fatemelo sapere nei commenti, così magari farò un video a parte. Prima di cominciare volevo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale e magari anche di condividere il video. A voi non costa niente, però mi aiuta molto. Bene, detto questo, possiamo partire. L'AR-15 è stato progettato dalla Armalite, che era una divisione della Fairchild, un'azienda che operava in ambito aeronautico ed aerospaziale. Il fatto che la Armalite facesse un ampio uso di materiali come l'alluminio e il polimero deriva proprio dal fatto che questi materiali erano già stati utilizzati con successo in ambito aeronautico. Tenete presente che qui stiamo parlando degli anni 50, quindi fare le armi con l'alluminio e il polimero era alquanto rivoluzionario. Infatti, a quei tempi la maggior parte delle armi era ancora costruita utilizzando legno e acciaio. Se date retta al telegiornale saprete sicuramente che AR significa Assault Rifle oppure Automatic Rifle. Ovviamente questa cosa è palesemente falsa. Molto più semplicemente AR significa Armalite Rifle. La Armalite ha prodotto tutta una serie di armi chiamata AR. Vi faccio qualche esempio. La R5 era un fucile per la sopravvivenza camerato in 22 Hornet e con funzionamento bolt action. La R7 era molto simile alla R5, ma era camerato in 22 LR e aveva un funzionamento semiautomatico. La R17 invece era un calibro 12 con la particolarità di essere costruito principalmente in alluminio, canna compresa. Eugene Stoner viene definito come l'inventore della R15, però la faccenda è leggermente più complicata. Stoner infatti non aveva un particolare interesse per le armi in 223, preferiva infatti progettare armi in 308. Quindi quando la Armalite decise di fare una versione in 223 della R10, il grosso del lavoro venne svolto da altri due ingegneri, Bob Fremont e Jim Sullivan. Possiamo quindi dire che Stoner non ha inventato la R15? Beh, in realtà no. In un'intervista, infatti, lo stesso Gene Sullivan identifica Eugene Stoner come l'inventore della R15. Sullivan, infatti, dice che lui si è limitato a progettare una versione in scala ridotta della R10 di Stoner. È interessante notare come nella carriera di Stoner questo fatto avverrà più volte. Cioè Stoner progettava un'arma in 308 e poi qualcun altro faceva il grosso del lavoro per convertirla al 223. Vi faccio qualche esempio. Abbiamo la R16 e la R18, ma anche la Stoner 62 e la Stoner 63. Durante la seconda metà degli anni 50, la R10 partecipò ai test dell'esercito americano per trovare un sostituto per il Garand. Armalite però commise un grave errore. Contro il parere di Stoner, l'azienda propose una versione superleggera della R10 con canna in alluminio e anima in acciaio. Come potete vedere dalla foto, durante i test la canna della R10 esplose e questo fu uno dei motivi per cui la R10 venne scartato. La differenza dal punto di vista terminologico tra AR15 ed M16 crea un po' di confusione tra gli appassionati.
Al giorno d'oggi, con il termine AR-15 si definiscono i fucili e le carabine semiautomatiche per il mercato civile. Con i termini M16 o M4 invece si definiscono le versioni militari con capacità di fuoco automatico. Bisogna fare una precisazione. L'Armalite AR-15 nasce a tutti gli effetti come arma automatica. Quello che vedete in foto è uno dei primissimi prototipi di AR-15 e come vedete ha un selettore e il lower è marchiato AR-15. La differenza, che è valida ancora oggi, nasce dopo l'adozione da parte dell'esercito americano. Quando i fucili automatici saranno conosciuti con il nome di M16, mentre Colt inizierà a vendere sul mercato civile delle versioni semiautomatiche, come l'SP1, usando il nome AR-15. Il calibro 223 Remington e la R15 sono stati progettati insieme, però è interessante notare come il 223 non sia un calibro originale. Deriva infatti dal 222 Remington. Tant'è vero che all'inizio questo calibro era conosciuto con il nome di 222 Special. Solo successivamente il calibro prenderà il nome di 223 Remington, mentre la versione che sarà adottata dall'esercito americano sarà conosciuta come 556x45. La prospettiva di adottare un fucile come la R15 non andava per niente a genio ad alcuni membri dell'establishment dell'esercito americano. Un fucile da usare in guerra infatti deve essere fatto di legno e acciaio e deve sparare come minimo un calibro 30. Per questo motivo la R15 subì dei veri e propri tentativi di sabotaggio. Un esempio sono i test in climi artici che avvennero a Fort Greely in Alaska nel 1958. La Armalite aveva inviato Stoner a Fort Greely come consulente e Stoner aveva scoperto che c'era qualcosa che non andava con i fucili. Qualcuno, infatti, aveva rimosso il blocchetto che comprendeva il mirino frontale e poi l'aveva rimontato male. Quindi i mirini non erano ben fissati. Questa cosa ovviamente aveva influenzato negativamente i risultati dell'arma per quanto riguarda la precisione. Un elemento fondamentale per la storia della R15 è il progetto SPIU, cominciato all'inizio degli anni 60. Lo SPIU doveva essere un futuristico fucile che sparava delle munizioni chiamate flechette, cioè dei piccoli dardi che viaggiavano ad alta velocità. Il fucile poi aveva anche un lanciagranate integrato. 4 aziende parteciparono al progetto SPIU: la AAI Corporation, l'Arsenale di Springfield, la Harrington Richardson e la Winchester. Perché questo progetto è così importante per la storia della R15? Perché all'inizio la R15 era stato adottato in piccole quantità come fucile ad interim, cioè doveva essere un fucile provvisorio che doveva fare da ponte tra l'M14 e lo SPIU. Lo SPIU però fu un fallimento e non si concretizzò mai, quindi l'esercito americano decise di adottare su larga scala la R15. L'unico elemento del progetto SPIU che può definirsi un successo è il lanciagranate progettato da AAI. Questo lanciagranate infatti verrà modificato e diventerà il lanciagranate M203 per l'M16. Come vi avevo detto in un altro video, il passo di rigatura dei Colt 601, abbinato alle munizioni con palla da 55 grani dell'epoca, provocava delle ferite davvero devastanti. Secondo alcuni, queste ferite erano causate dal fatto che la stabilizzazione del proiettile in volo era piuttosto precaria. Quindi appena il proiettile incontrava un tessuto molle, perdeva immediatamente tutta la sua stabilità e cominciava a ruotare e rigirarsi su se stesso all'interno della ferita. Secondo altri, invece, le ferite erano dovute alla frammentazione del proiettile dopo l'impatto. Il libro ci fornisce un report che descrive le capacità offensive dei Colt 601 usati in Vietnam. Leggiamo che cosa dice. Ferita alla schiena, che ha causato l'esplosione della cavità toracica. Ferita allo stomaco, che ha causato l'esplosione della cavità addominale. Ferita alle natiche, che ha distrutto i tessuti di entrambe le natiche. Ferita al petto da destra verso sinistra. La cavità toracica è stata distrutta. Ferita al tallone. Il proiettile è entrato dalla pianta del piede destro e ha provocato l'apertura della gamba fino all'anca.
Durante gli anni 60, Colt progettò una serie completa di armi basata sulla R15. Qui il libro ci fornisce delle foto davvero molto interessanti. Abbiamo la versione carabina con canna da 15 pollici, la versione con canna pesante, un modello alimentato a nastro e addirittura una versione che doveva essere utilizzata come arma per la sopravvivenza, come la R5 e la R7 per intenderci. Colt progettò anche delle versioni dedicate al tiro di precisione. Quello che vedete in foto è un Colt 656 Sniper Rifle, un'arma che è molto interessante perché si tratta di una delle prime versioni della R senza maniglia per il trasporto. La maniglia infatti è stata eliminata per fare posto a una slitta su cui montare il canocchiale Leatherwood Realist. Altre particolarità sono il moderatore di suono Psyonix, la canna pesante e il mirino completamente coperto. L'idea di mettere un pistone esterno sulla R15 non è certamente una novità. Già nel 1969, infatti, Colt aveva progettato il modello 703, un prototipo che era stato proposto all'esercito americano come M16A2. Come potete vedere, il 703 utilizzava un pistone a corsa lunga concettualmente simile a quello della K. L'upper receiver poi era stato completamente cambiato. La maniglia per il trasporto era stata eliminata, era stata aggiunta una stina a sgancio rapido e anche il blocchetto frontale che comprende il mirino era stato completamente modificato. Il lower receiver invece rimaneva quello dell'M16A1. Quando si parla dell'M16 in Vietnam, la prima cosa che viene in mente sono i continui malfunzionamenti dell'arma durante il conflitto. Questo argomento merita un video a parte, quindi oggi mi limiterò a parlarvi dei problemi principali avuti dall'arma durante la guerra. La prima cosa che voglio sottolineare è che la maggior parte di questi problemi non derivava direttamente dall'arma, ma derivava dalle scelte fatte dall'esercito americano. Tant'è vero che nel 1967 la cosiddetta commissione ICORD, che era stata istituita proprio per investigare sui problemi che il fucile stava avendo in Vietnam, definì l'operato dell'esercito americano come negligente, ingiustificabile e inadeguato. Per tutta una serie di ragioni, tra cui il costo, la canna e la camera di scoppio degli XM16 e 1 non venivano cromate. Quindi, dopo appena pochi giorni nel clima umido del Vietnam, molti soldati si ritrovavano con la canna piena di ruggine. Visto che anche la camera di scoppio era completamente mangiata dalla corrosione, dopo aver sparato il bossolo rimaneva incastrato nella camera e non veniva estratto. Per tirarlo fuori, il soldato doveva bloccare l'otturatore in apertura e infilare una bacchetta attraverso la volata. Per questo motivo, molti soldati tenevano sempre a portata di mano una bacchetta. Molto spesso la attaccavano al fucile con il nastro adesivo. Per risolvere il problema, a partire dal 1967 si iniziò a cromare solo la camera di scoppio e negli anni successivi anche il resto della canna. L'esercito americano era convinto che la R-15 fosse un fucile autopulente che richiedeva pochissima manutenzione. Per questo motivo ai soldati non venivano forniti kit di pulizia specifici per l'arma oppure manuali di manutenzione. I soldati quindi dovevano arrangiarsi un po' come potevano. Alcuni modificavano bacchette e scovoli di altre armi, mentre altri si facevano spedire da casa kit di pulizia calibro 22. La distribuzione su larga scala di kit di pulizia specifici per il fucile cominciò solamente nel 1967. Vennero anche stampati dei semplici manuali a fumetti che spiegavano al soldato come prendersi cura del fucile. Sull'M16A1, poi, venne aggiunto uno sportellino apribile sul calciolo in cui si poteva inserire il kit di pulizia. Come vi ho detto prima, la R15 e il 223 sono stati progettati insieme. In particolare, l'arma è stata progettata per utilizzare munizioni caricate con un tipo di polvere chiamato IMR.
Quindi tutto il ciclo di funzionamento dell'arma e ogni suo singolo componente erano stati progettati utilizzando la polvere IMR come riferimento. Ci tengo a essere molto chiaro su questo aspetto. Bene, a un certo punto l'esercito americano ebbe la brillante idea di cambiare il tipo di polvere, passando dalla IMR alla polvere Ball. Dietro questa scelta ci sono diverse motivazioni, però principalmente c'era una maggiore disponibilità di polvere Ball. Ovviamente quei volponi dell'esercito americano presero questa decisione senza interpellare Stoner o qualsiasi altra persona che aveva partecipato allo sviluppo dell'arma. Il passaggio dalla polvere IMR alla polvere Ball ebbe delle conseguenze disastrose. La polvere Ball, infatti, aumentava in maniera significativa la pressione dei gas che venivano recuperati e quindi tutto il ciclo di funzionamento dell'arma veniva velocizzato e anche la cadenza di tiro aumentava in maniera rilevante. Per darvi un'idea, la R15 era stato progettato per sparare circa 750 colpi al minuto. Con la polvere Ball il fucile arrivava a sparare anche più di 1000 colpi al minuto. Questo aumento della velocità aveva tre conseguenze principali. Prima di tutto, il gruppo otturatore si usurava o si rompeva molto prima rispetto al normale. In secondo luogo, poi, la fase di estrazione cominciava troppo presto, cioè cominciava quando la pressione dei gas all'interno della canna era ancora troppo alta e quindi il bossolo era ancora attaccato alle pareti della camera di scoppio. Per questo motivo l'estrattore strappava il bordo del fondello e il bossolo non veniva estratto. Infine, durante il fuoco automatico, si verificava un fenomeno chiamato rimbalzo dell'otturatore, cioè il gruppo otturatore rimbalzava leggermente all'indietro dopo essere andato in chiusura e per questo motivo il colpo non partiva. Questo succedeva perché il gruppo otturatore non era nella giusta posizione quando il cane andava in battuta. Per risolvere tutto questo casino, Colt cambiò il processo produttivo del gruppo otturatore e progettò un nuovo buffer con all'interno dei pesi che si muovevano avanti e indietro. Il nuovo buffer risolveva sia i problemi di estrazione sia il rimbalzo dell'otturatore. Questo sistema viene utilizzato ancora oggi. Se tirate fuori il buffer dal vostro AR, infatti, noterete che scuotendolo si sentono i pesi che si muovono avanti e indietro. Ricapitolando, i problemi che la R15 aveva avuto in Vietnam erano stati causati principalmente da tre fattori: la mancanza di manutenzione, il fatto che la canna e la camera non erano stati cromati e il passaggio dalla polvere IMR alla polvere Ball. Molto spesso si sente dire che la R15 non funzionava in Vietnam perché era stato progettato male e si sporcava troppo. Dal mio punto di vista, questa spiegazione lascia un po' il tempo che trova. La R15 infatti era stato progettato per funzionare anche quando era sporco, però non era stato progettato per funzionare con una mancanza cronica di manutenzione, con la canna piena di ruggine e con il ciclo di funzionamento completamente sballato. Speriamo che il nostro video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace, se invece avete qualche domanda lasciate un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e magari anche di condividere il video. Nella descrizione trovate i link per seguirci su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima!